Salve a tutti ragazzi, bentornati, un bacio da Sibe. Oggi finalmente ho creato un altro script, ovviamente con il vostro aiuto sugli errori fatti nello scorso video, cioè nello scorso script, sono andato a modificare certi parametri, quindi oggi vi ho portato un bel prodotto. Questo prodotto ragazzi sarà a pagamento, sarà una cifra irrisoria, quindi non vi preoccupate. Si acquisterà tramite PayPal, tramite un invia denaro amico o familiare, non ad azienda perché sennò sarò costretto a farvi un rimborso, quindi l'acquisto non andrà a buon fine. E soprattutto ragazzi, qua sotto vi lascio in descrizione il gruppo Telegram dove mi scrivete lì e io poi vi contatterò privatamente per passarvi il link. In più qua sotto vi lascio il mio link PayPal dove potrete effettuare il pagamento. Ragazzi, comunque se avete dei problemi dopo non esitate a scrivere nei commenti perché comunque avrete un'assistenza, non dico H24 ma quasi perché io ogni tanto sono a lavoro quindi dovrò assentarmi, ma se posso vi aiuto via chat. Se invece non riusciamo così ci facciamo una call durante quando sono a casa in modo da risolvere le vostre problematiche, ok? Io ragazzi vi ringrazio come sempre per il vostro supporto perché siete grandiosi. Mi raccomando, vi faccio vedere tutto come funziona questo script. Andiamo al poligono. Un bacio dal Sibe. Bella guys. Allora ragazzi, siamo qui. Vi farò un attimo vedere prima il Cronus non avendo due webcam, quindi vi farò vedere tutte le sue funzioni. Poi passeremo qui sul poligono dove io a voce vi dirò la funzione che sto usando e il settaggio che io ho messo al suo interno e di conseguenza vi farò vedere il suo funzionamento. Detto ciò, passiamo subito al Cronus e andiamo a vedere tutte le sue funzioni. Ed eccoci qua ragazzi, come vi ho detto, siamo qua, siamo pronti a vedere tutte le cose che c'è all'interno del nostro script. Allora ragazzi, come prima cosa andremo a schiacciare qua e andremo a selezionare il mio script. Come potete vedere c'è SibeTV poi subito Warzone. Ho cambiato diverse impostazioni perché ho visto che molti di voi avevano fatica col fatto di attivarli e disattivarli. Quindi adesso praticamente si andrà a fare L2 e Start e si aprirà il menu delle nostre cose inserite dentro il nostro Cronus. Per andare a modificare questa impostazione basterà poi premere L2 e X e si aprirà un'ulteriore pagina dove ci sono diversi valori da cambiare. Facendo L2 e freccia in giù andremo a switchare se ci sono più opzioni da cambiare. Con L2 e freccia destra o freccia sinistra si andrà a diminuire di 1 o aumentare di 1. Per salvare facciamo cerchio, lui si disattiverà automaticamente, quindi per disattivare adesso sapete come si fa, cioè quindi se lo attivate e non sapete come disattivare fate X e poi cerchio, lui si disattiva. Per riattivare una volta che abbiamo salvato le nostre impostazioni facciamo freccia destra e cerchio, fa setting was saved. Adesso andiamo a vedere cosa c'è. C'è il rapid fire, l'easy run, jump shot, slide shot, scope shot, sniper, hold break, anti-recoil, drop shot, polar aim, polar AA, aim abuse, auto jump, sticky aim, sweet evil, poi c'è a slide easy, auto slide e steady aim assist. E poi siamo di nuovo qua su rapid fire. Adesso disattiviamo anche questo e come potete vedere ho inserito diverse funzioni. È una cosa molto rapida questo breve video perché voglio passare sul poligono dove perderemo un po' più di tempo. Quindi ragazzi ci vediamo sul poligono e mi raccomando se avete qualsiasi dubbio scrivete nei commenti. Allora ragazzi eccoci qua, siamo sul poligono. Allora la prima funzione è rapid fire come vi ho fatto vedere prima. Adesso abbiamo il rapid fire off, quindi usciamo e spariamo. Incominciamo da qua a sinistra e via. Come potete vedere questa è la, diciamo, la mira che avete solo premendo L2 e R2. Quindi ragazzi scusate che c'è un po' di cavi che vi danno fastidio. Adesso andremo a fare L2 start, rapid fire lo attiviamo, andremo a mettere RF hold 1, poi facciamo L2 freccia in giù, c'è RF relays e andremo a mettere 55. Questo è il suo risultato.
Come potete vedere, l'arma risulta praticamente ferma. Vi faccio un altro, diciamo, ciclo di sparo. Non sto neanche mirando, raga, guardate, vi faccio vedere attentamente. L2, R2, spariamo. Cioè, ragazzi, è una cosa incredibile. Praticamente abbiamo fatto andare un caricatore intero da esattamente 75 colpi. Come potete vedere, se qua c'era un nemico, se riuscivamo a mirargli la testa, era morto. Quindi questo, ragazzi, è il primo settaggio, il rapid fire. Adesso andremo a fare start, lo disattiviamo. C'è l'easy run, che vi consiglio di mettere on. Il jump shot andremo a mettere on, vi faccio vedere cosa funziona. Praticamente schiacciando L2, se voi schiacciate L2 e sparo, ok? Lui adesso non sta saltando. Noi andiamo a fare L2 sparo, poi lasciate L2. Mentre sparate, praticamente se così, mentre sparate, lasciate L2, lui sale. Vi faccio vedere così in modo che... Come potete vedere, lui salta. Comunque nel mentre l'arma è anche molto ferma. Adesso vi rifaccio ancora vedere un'ultima volta. Questo qua è il jump. Allora, scusatemi, disattiviamo il rapid fire, l'easy run, il jump shot, poi c'è lo slide shot e poi, raga, attivatelo pure, slide shot non è nulla di particolare. C'è lo scope shoot e lo sniper. Voi direte cos'è? Ragazzi, questa è stata una cosa allucinante. Li andremo ad attivare entrambi. Usciamo. Adesso facciamo una bella cosa. Start. Cambia equipaggiamento. Cecchino. Guardate, raga, senza premere il tasto di sparo, quindi si va a ridurre il tempo di sparo. Guardate. Solo mirando. Adesso un attimo che ricarica. Solo mirando. Guardate, non sto schiacciando niente, solo la mira. Ok. Cioè, è una cosa allucinante, secondo me. E questa cosa è un'altra cosa che ci ho messo un attimino a settarla, però credetemi, è una cosa stratosferica. Quindi, anche questo passaggio l'abbiamo fatto. Andiamo a disattivarli in modo che non interferiscano con altre cose che vi farò vedere. C'è l'hold breath, sarebbe il respiro, ragazzi. Adesso, come potete vedere, lui appena miriamo prende subito il respiro. E poi molla. Guardate, io senza premere il tasto di respiro, boom, lui sta già respirando, quindi ci va a togliere quella frazione di secondo che noi andiamo a premere questo tasto e in più, premendo questo tasto per il respiro, diciamo che risulta più difficile mirare, perché comunque già premi il tasto, muoviti, cioè sono piccole funzioni che vanno a dare fastidio. Anche questo l'abbiamo visto, ragazzi. Andremo a fare l'anti-recoil. Ragazzi, io l'anti-recoil l'ho messo AR vertical 20 per quest'arma e horizontal 0. Come adesso vi faccio vedere, l'arma è un mitraglione senza accessori, senza niente, quindi poi sta a voi modificarla bene. Vedrete che non va più su drasticamente, ma andrà un po' a destra, un po' a sinistra. Adesso vi faccio vedere, sempre senza mirare, L2, R2. Scusatemi, l'ho attivato? Ok. Voilà. Come potete vedere, lui adesso va troppo su. Quindi andremo a fare anti-recoil, verticale 0. Per farvi un esempio, andiamo a mettere 40. E voilà. Come potete vedere, adesso è fermo. Adesso scusatemi, vi faccio vedere che non sto premendo niente.
Lui va un po' a destra, un po' a sinistra, ma per il semplice fatto che è un mitraglione. Però anche questa cosa si può modificare. Andiamo su anti-recoil horizontal. Abbiamo visto che lui va a destra. Se noi andiamo a mettere meno 10, andiamo a vedere come lui funziona. Come potete vedere, all'inizio eravamo senza niente, poi abbiamo già un po' modificato e questo è un quasi risultato finale. Quindi ragazzi, basta perderci un attimino di tempo e come potete vedere al risultato finale ci si arriva. Anche se secondo me, ripeto, il rapid fire settato meglio è la cosa ideale, perché adesso vi rifaccio vedere il rapid fire, lo attiviamo, andiamo giù, togliamo l'anti-recoil, ok? Ci siamo. Guardate qua il rapid fire, raga. Senza mirare. Con un mitraglione, ragazzi, che ricordatevi è l'arma che smira più di tutte. Guardate qua, raga. Cioè, io non so se mi sono spiegato. Anti-recoil senza, diciamo, setting. Settando leggermente l'anti-recoil. Settandolo, diciamo, molto meglio, ma non ancora alla perfezione. Invece qua solo il rapid fire alla perfezione. Cioè, ragazzi, praticamente su 75 colpi vedete 7 buchi. Cioè, è una cosa allucinante. Boh, finito anche questo, andremo a disattivare il rapid fire che vi ho appena fatto vedere. Abbiamo messo, c'è il drop shot, vabbè, questa è una cosa che già sapete. E c'è il Polar AR, vi consiglio di attivarlo e mettere Polar AR 20 e Polar AR, basta. Scusatemi, ho sbagliato. Allora ragazzi, poi andremo a disattivare il rapid fire, andiamo su Polar AR e lo attiviamo e gli andiamo a mettere una quota di 20. Usciamo, c'è il Polar AA. Il Polar AA funziona così, lo attiviamo, vi faccio vedere un attimo come funziona. Adesso c'ho il radius che ha 20 e lo steps che ha 10. Cos'è? Se io adesso dal 20 di radius andrò a mettere, scusatemi, andrò a mettere 30 o 40, facciamo 40. Vi faccio vedere cosa funziona. Praticamente vedete la mia arma oscillare. Vedete che fa piccoli tondini. Se non lo vedete, guardate, io ve lo aumento ancora un po' di più. Andremo a metterlo a 80, no, 70, dai. Come potete, questo qua sarebbe l'aim assist. Più tenete che, diciamo, l'arma oscilla, più lui vi segue il giocatore. Ma c'è una cosa. Se vi spectano e vedono questa cosa qua, sicuramente vi bannano. Cioè, non è che vi bannano, vi segnalano. Quindi fate molta attenzione. Io, come potete vedere, sono andato a mettere un Polar AR di 20. Lo andremo a rimettere. Questo poi sta a voi, raga. Quindi io vi do inizialmente il settaggio e poi sta a voi decidere cosa mettere effettivamente. Allora, Polar A, scusatemi, andiamo a mettere 20, lo attiviamo. Come potete vedere è piccolo il suo oscillamento. Volendo possiamo metterlo 30, va anche bene 30. Vedete che lui si muove poco poco, non so se effettivamente si vede nella qualità del video. Però questa è una cosa perfetta. E andremo a mettere comunque Polar AA, andremo a mettere 30 e 10. Disattiviamo Polar AA, andiamo su I'm Abuse. I'm Abuse, ragazzi, lo attiviamo, mettiamo 0 e 0. Se andiamo a mettere su Hold un 30% e lo attiviamo, come potete vedere la mia arma vibra. Anche qui noi andremo ad abbassarlo in modo che la nostra arma non vibri praticamente niente. Quindi andiamo a fare I'm Abuse, andremo a mettere, proviamo un 7%. Come potete vedere vibra ancora troppo. Allora andremo a mettere praticamente 0, io ho visto qua. Proviamo con 1. Vedete? Invece mettendo 0
andremo a togliere completamente il suo effetto collaterale. Salviamo. Allora, I'm abuse. Ah no, è giusto. Io l'avevo lasciato così, in modo leggero. Allora ragazzi, poi c'è autojump che sapete com'è. Sticky aim praticamente funziona che mentre voi sparate, siete in pieno fight, vi pushano. Funziona così, guardate. Ok, questo qua mi sta pushando. Premo L2, lui si sdraia. E comincio a sparare. Questa cosa non so se mi è mai capitato. Pushate uno e lui ad un certo punto, boom, si sdraia e vi scopa. Praticamente il suo funzionamento è questo qua. Poi raga abbiamo lo Sweet Evil. Lo Sweet Evil praticamente io vi consiglio di attivarlo perché vi corregge automaticamente la mira assistita. E poi c'è Autoslide Easy che vi consiglio di attivarlo e Autoslide. L'unica cosa che non vi consiglio di attivare è lo Steady Aim perché non sono ancora riuscito a settarlo perfettamente. Quindi ragazzi mi raccomando, questa è l'unica cosa che non dovete attivare. Allora ragazzi, spero di essere stato un po' chiaro nel mio primo video che faccio, diciamo, su un prodotto. Quindi non so se effettivamente sono stato bravo perché bisogna migliorarsi. Quindi diciamo è il mio primo video su un prodotto, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, qua sotto vi lascio il mio link del gruppo Telegram dove una volta effettuato il pagamento con il link PayPal qua sotto dovete entrare nel mio gruppo Telegram, scrivermi un messaggio lì con scritto sì beh io ho acquistato lo script, io vi contatterò privatamente e vi passerò lo script. E in più ragazzi mi raccomando lasciate sempre un commento, soprattutto se volete dire delle cose che non vi piacciono di questo script, io l'accetto ben volentieri, quindi scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto o meno. E ragazzi vi ricordo che avrete un'assistenza per il prodotto, quindi non esitate a chiedermi perché avrete l'assistenza come giusto che sia. Niente ragazzi, io vi auguro una buona visione ma soprattutto un buon proseguimento di giornata. Un bacio dal Sibe, bella raga.